Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Ferrari 330 P4 e Michelangelo, eccolo qui, non poteva mancare, non deve mancare. Ciao amore mio, aspetta che ti faccio spazio. Ormai sei tu la stella amore mio. Il modello in scala 1 a 8, l'edizione è Centauria, l'uscita era numero 8, le uscite previste per il completamento di questo splendido modello sono 110. Questa macchina nella fattispecie ha vinto nelle 24 ore, nella gara delle 24 ore di Daytona nel 1967 con una bellissima tripletta, 3 Ferrari e la Ford GT40 MK2, seppure una bellissima macchina che io posseggo, ne ho due della Exoto in scala 1 a 18 bellissime, però Ferrari, e sono rimasti lì perché hanno avuto problemi meccanici, e questo succede nelle gare, le macchine quasi sempre se si fermano è perché c'è qualcosa che non va. Allora, all'interno troviamo iniettori, i collettori. Qui vi ho già fatto notare che c'è un errore di stampa, ma può succedere. Quello che è strano è che chi sicuramente doveva essere quello che doveva controllare non se la passerà bene magari dopo un errore di questo genere, però succede come avete visto, ma non c'è nulla di male. E l'elenco dei pezzi è questo qui: coperchio, valvole destro, iniettori, ho dovuto mettere pausa al video perché forse l'avrete sentito in sottofondo, c'è un inquilino sopra che pulisce 18 volte al giorno con l'aspirapolvere e vive da solo. Devo andargli a spiegare che il colore delle mattonelle è quello e non può essere cambiato se ci passa più volte sopra con la spazzola. Poi abbiamo questo che è un dettaglio del coperchio delle valvole, è tutto in plastica. E poi abbiamo i 6 collettori di aspirazione ed è qui che io vi voglio. Andiamo intanto a mettere il primo dettaglio e poi vi faccio vedere una cosa. Il mio gatto sta dormendo. Qua bisogna fare attenzione perché se il perno è più grosso, guardate, hanno fatto un'entrata a mezzaluna, ma il perno non è a mezzaluna. È circolare. Se io tentassi di farlo entrare, romperei questo pezzo qui. Quindi prendo cacciavite più piccolo e creo un invito. Guardate quanto è bello il mio amore. Leggero leggero, contrasto la... Madonna, non riesco neanche, scusate la voce ragazzi. Contrasto la spinta del cacciavite con il dito da sotto. Ecco qui. Proviamo adesso. Perfetto. E badate che entri tutto fino in fondo, il perno si deve vedere da sotto che esce. Una volta fatto questo, andiamo a tagliare dal telaglietto dell'iniezione
i 6 iniettori. Così, qui basterà farlo girare tra le dita e si stacca. Bene, fatto questo, vado a levare qualche difetto che ci può ancora essere. Se ci sono delle parti a vista vi basterà prendere del colore argento, anche un uniposca vi basta per queste piccole cose. Perfetto. Non abbiate mai fretta di montare, deve essere un divertimento, e non abbiate anche fretta che il modello finisca, perché ragazzi, tra 2 anni avete 2 anni in più, quindi lasciate che il tempo corra già quanto corre e scorrerà da solo. Non vi preoccupate, godetevi il momento. Adesso attenzione, guardate, l'unico pezzo tra questi ha la scritta R1, tutti gli altri hanno solo la lettera R. Eccolo qui. Vedete? R1. Ci sarà un motivo se hanno scritto R1 e su tutti gli altri hanno messo solo la R. Voi li mettete così e vi sembrano uguali. Ma c'è un qualcosa che non è uguale, ragazzi. Guardate. Questa entrata qui, a differenza di tutte le altre, è in obliquo. Questa è diritta. Tutte le altre sono diritte, vedete la mezzaluna, e questa invece va verso destra. Fate attenzione, gli iniettori sono uguali, ma questo pezzo qui è il primo che dovete andare a mettere da questa parte. Scusate, io mi dimentico che ingrandisco l'immagine, allontano l'immagine, poi inizio a parlare e non inquadro nulla. Questo va poi messo così. Mi raccomando. Vedete che non è diritto il foro? Va verso destra. Fate attenzione a queste cose. Adesso vado a montarmi tutti e 6 gli iniettori. Semplicemente così. Non ci si può sbagliare. Stavo guardando che entrano facilmente. Se è il caso di incollare anche questi. No, questi no. Pensate solo a quanto ci va come lavoro di progetto per riprodurre dei particolari del genere. Tutti si lamentano sempre del prezzo. Io ringrazio queste aziende che ci permettono di pagare a rate questi meravigliosi modelli. Quello invece dove li ringrazio di meno è che se la smettessero di uscire dalle 100 uscite farebbero una cosa giusta, non soltanto per noi, corretta verso tutti coloro i quali acquistano i modelli e fanno tanti sacrifici, perché è un hobby
costoso che piace, ci togliamo altre cose e magari spendiamo i soldi su questo. Però mettere 20 uscite in più in un modello che costa 13 euro sono 260 euro in più, non è giustificato assolutamente, se non dal fatto che si voglia guadagnare ancora più soldi sulla nostra schiena, e non è giusto. Allora, adesso prendo questo e vado a inserirmi tutti fuorché l'R1, vado a identificarlo, eccolo qui, e lo metto da parte. E poi comincio a inserire questi all'interno. Un perno è grande e uno è più piccolo, non vi potete sbagliare. Ecco perché vi ho detto attenzione a questa placca qui, vi ricordate nell'uscita precedente? Infatti ha la battuta più alta, eccola qui, vedete? Il bordo è alzato qui, qua invece a filo, e infatti quando andate a mettere questo è tagliato di traverso. Vedete il pezzo sopra? Qui. Proprio perché il collarino che è più alto va a sopperire a questa lavorazione e va in battuta qui. Fate attenzione, altrimenti poi vi chiedete come mai il mio modello è così. Adesso lo sapete. Uno l'ho messo. Ah, però attenzione. Questo così non va bene perché... Sì, va bene. Deve passare in mezzo tra uno e l'altro, è giusto così. Questo fa veramente fatica ad entrare. Proviamone un altro. Anche se sono fusioni, molte volte può cambiare una piccolissima parte. Eccolo qui, infatti. Però non è entrato come dovrebbe. Vi faccio vedere. Vedete che c'è ancora dello spazio tra il collettore e la battuta? Così non va bene. Non dovete lasciarlo così. Assolutamente. Quindi rimettiamolo all'interno e facciamolo andare fino in fondo. Ecco, così sì. Scusate ragazzi, ma qui non c'è da dire nulla. Dovete controllare anche qua dietro che siano tutti in battuta. Mi raccomando. E infine l'ultimo, R1.
Guardate l'entrata dei fori, delle mezzelune, tutte e 5 hanno questa linea perfettamente verticale, ma questo che è R1 no. Se non l'avete messo così, sostituitelo e mettetelo come va messo, mi raccomando. Bene, io direi che il montaggio è terminato. Vediamo un po'. Faccio un azzardo. Che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi. Questo abbiamo detto. Oh là. Destra. La destra e questa parte di qua. Passeggero. Ecco qui. Questo poi va messo così. Questo va messo all'interno qui. Che pezzo di motore. Bellissimo. Sono molto soddisfatto. Il montaggio bisogna soltanto fare attenzione, non è affatto complicato. Spiegato anche abbastanza bene. Farei meglio le immagini, ma comunque, ecco qui ragazzi. Io questa ruota più ne ho comprate 4, ve l'avevo consigliato perché a 5,99 una ruota completa così non ve la dà nessuno e presentarla come treno di gomme è bellissima. Poi prenderò anche la posteriore perché un'uscita la faranno sicuramente, che si monterà in 2 o 3 fascicoli, però se fanno quello che fanno anche le altre collezioni, poi ci sarà una ruota che sarà data completa. Vedremo. Motorino d'avviamento con il suo logo. Ecco qui. Bellissimo. Sono veramente più che soddisfatto di questo modello. Mi piace molto la problematica di questi modelli, ma non soltanto della Centauria, ma di tutte le aziende, è che non essendoci assolutamente un controllo qualità, vi arrivano degli elementi, soprattutto quelli in metallo verniciati come parte della carrozzeria, che potrebbero essere difettati. Beh, fatevi di sostituire. I vostri non sono soldi che hanno difetto, se non perché molte volte portano in cattive acque, però non averli per contro non è neanche tanto bello, insomma ci vorrebbe un equilibrio anche lì. Però detto questo, fatevelo sostituire perché avete diritto a farvelo sostituire, il pezzo vi deve arrivare perfetto, non c'è un controllo qualità, non è un problema nostro, se non per il fatto che ci causa sicuramente dei fastidi, perché dobbiamo fare le foto, mandare l'email, ed è una cosa veramente fastidiosissima. E poi l'attesa, come io sto attendendo il pezzo della portiera della Ford Gran Torino, mi è arrivato il nuovo invio, però peccato che è il pannello interno da montare e io non ho la portiera sana, la mia è difettata, come avete visto nel video dedicato alla Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Ho chiamato oggi e mi hanno detto che me l'hanno messa in ordine, dovrebbe arrivarmi in una settimana, 10 giorni. Però il problema è che io il pacco l'ho ricevuto stamattina e ditemi voi come faccio io a fare i video. Vedrò, magari lo monterò ugualmente sulla portiera difettata e poi smonterò di nuovo tutto. Che devo fare? Grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio, un saluto a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. E mi raccomando, se avete piacere condividete i miei video come molti di voi stanno facendo e di questo vi ringrazio con il cuore. Attivate la campanella così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ciao a tutti ragazzi!